Ciao e benvenuti sul canale. Che aspetto hanno gli alieni? E questa è una domanda che prima o poi tutti si fanno quando si affronta l'argomento vita extraterrestre. Chi segue il canale sa che di tipologie di alieni ce ne sono veramente tantissime, sempre considerando le testimonianze di chi dice di averli visti. Abbiamo dedicato una puntata agli alieni dall'aspetto più bizzarro e una alle razze di alieni più diffuse. Vi invito a recuperare i documentari. L'alieno, se di questo si trattava, che si trovò davanti il sottufficiale della polizia dell'Alabama Jeffrey Greenough, era davvero strano. Erano da poco passate le ore 22 del 17 ottobre del 1973 quando Greenough ricevette una telefonata da una donna che, preoccupata, segnalava la presenza di un oggetto volante con luci intermittenti che evoluiva poco lontano dalla sua abitazione. Greenough salì sulla sua auto e si recò nel luogo della segnalazione, che si trovava in una campagna a ovest di Falkville. Arrivato sul posto non notò nulla di strano e decise di inoltrarsi in auto in una stradina sterrata per controllare meglio. In lontananza vide quello che ad una prima impressione gli sembrò un uomo che si muoveva in modo buffo. Le luci dell'auto illuminavano a stento la figura. Greenough fermò l'auto e scese. A gran voce cercò di attirare l'attenzione del misterioso individuo, ma non ricevette nessuna risposta. Dopo qualche secondo si rese conto che ciò che stava osservando non sembrava per nulla umano. Lo mise in relazione alla chiamata della signora che segnalava un UFO e corse verso l'auto a prendere la macchina fotografica che aveva in dotazione, una Polaroid. Scattò una foto che sembrò agitare la misteriosa creatura che gli si avvicinò. Greenough continuò a scattare finché l'essere arrivò a soli 3 metri da lui. A quel punto Greenough si rese conto di avere davanti un essere fatto di metallo lucente che non sembrava avere collo. Forse impaurito, l'essere iniziò a correre con una velocità che Greenough definì non umana. Ripresosi dallo strano incontro, l'uomo raggiunse la stazione di polizia e mostrò le foto ai suoi colleghi, che tuttavia non sembrarono per nulla sorpresi. Anzi, accusarono il loro collega di aver inscenato un imbroglio con l'aiuto di un complice, anche se non dichiararono nessun motivo valido per cui l'avrebbe fatto. La notizia si diffuse in fretta e su Greenough caddero piogge di fango. Fu tacciato di essere un bugiardo e di essersi inventato tutto. Sua moglie chiese il divorzio e i suoi concittadini iniziarono a trattarlo con scherno. Gli originali delle foto furono analizzati da un ex colonnello della USA Army, Thomas Barden, il quale affermò: l'essere presente nella foto ha la mano sinistra disposta in modo innaturale, come se fosse riflessa in uno specchio. Il suo collo risulta sproporzionato rispetto al corpo. Se si trattasse di un uomo travestito non sarebbe difficile da rintracciare. Ma Barden si spinse oltre, affermando che quell'essere non era fisico, ma una via di mezzo tra fisico e incorporeo, una specie di essere iperfisico, forse una creatura ultradimensionale. Quanto c'è di vero in questo caso? Ancora oggi, a distanza di decenni, non è possibile trovare una spiegazione razionale all'accaduto. Va ricordato che in quel periodo ci furono moltissimi avvistamenti in varie parti degli Stati Uniti. Uno tra tutti il caso del rapimento alieno di Pascagoula nel Mississippi. Abbiamo già trattato l'argomento in una puntata dedicata. L'evento nel suo complesso appare credibile perché il testimone era un ufficiale di polizia stimato e onesto. Malgrado la sua credibilità, subì un drastico calo dopo le sue incredibili affermazioni. Perché le foto mostrano qualcosa di tangibile che nessuno è mai riuscito a dimostrare come artefatte. Perché Greenough non ritrattò mai nemmeno quando tutti gli voltarono le spalle, trattandolo come un imbroglione. In conclusione, possiamo affermare che questo è uno di quei casi degni di attenzione. Qualcosa di non terrestre, con molta probabilità, decise di palesarsi ad un ignaro ufficiale di polizia in una fredda nottata di ottobre. Che idea vi siete fatti voi? Se ne avete voglia, scrivete la vostra opinione nella sezione commenti.